Ogni ricetta ha una storia e quella di oggi è ambientata in una masseria in Puglia, a Ceglie Messapica. Un luogo di pace dove spazi assolati si alternano a cortili in ombra. Un posto dove la vita scorre lentamente seguendo il ritmo delle stagioni. Questa è la stagione della mietitura. Questa masseria è aperta ai turisti, però è anche la casa di un vero campione, Cesare Fiorio. Cesare Fiorio è stato un campione di rally, ma anche campione di motonautica. Con il destriero, una barca velocissima, ha conquistato il record mondiale ancora imbattuto della traversata dell'Atlantico. Ma Cesare Fiorio è stato anche direttore tecnico della Formula 1 e questo l'ho scoperto andando a fare colazione. A colazione ho mangiato dei biscotti buonissimi, ma veramente, veramente speciali. Questi biscotti sono fatti con pochissimi ingredienti e non ci sono le uova ed è un vero peccato perché loro allevano anche le galline. Ma la cosa particolare è che la farina che impiegano è Senatore Cappelli, dal grano che loro stessi coltivano. Il grano che ottengono però non lo vanno a macinare tutto, ma lo macinano a poco alla volta a seconda delle loro esigenze. La signora Rosaria fa i biscotti, l'ho convinta a darmi la ricetta che adesso andremo a fare anche noi. Per fare i biscottini abbiamo bisogno di pochissimi ingredienti: il burro, lo zucchero, un pochino di lievito e naturalmente la farina. Io qui vado a utilizzare la farina di Senatore Cappelli esattamente come lo fanno in masseria. Nella planetaria mettiamo lo zucchero, questo è zucchero di canna, e il burro. Questo è un panetto di burro, l'ho tenuto a temperatura ambiente che così diventa più morbido da lavorare. E lo tagliamo a pezzettini. Lavoriamo il burro e lo zucchero nella planetaria fin quando non diventa spumoso, ma se non avete la planetaria va benissimo anche un battitore elettrico. E quando il burro è spumoso aggiungiamoci anche la farina. Con una bustina di lievito. E andiamo a impastare. Dopo pochi minuti possiamo spegnere ne andiamo a formare una palla che andremo a mettere in frigo per almeno mezz'ora. E ora viene la parte più divertente. Dividiamo l'impasto e andiamolo a stendere. E con un coppapasta andiamo a ricavare i nostri biscotti, che andiamo a mettere su una teglia ricoperta con un foglio antiaderente. Una parte dell'impasto la andiamo a stendere e sopra andiamo a mettere le gocce di cioccolato. E andiamo anche questo a tagliarlo con un coppapasta. E quest'ultima parte dell'impasto la andiamo a tagliare con un coppapasta di dimensioni un po' più piccoline.
E questi biscottini li vado completamente a ricoprire col cioccolato fuso. I biscotti sono pronti, andiamoli a infornare. Una volta sfornati, i biscotti devono completamente raffreddarsi, perché essendo friabilissimi, andandoli a toccare quando sono ancora caldi, sicuramente si rompono. Ho messo sul fuoco una pentolina con l'acqua per far sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente. Ora che il cioccolato è fuso, andiamo a metterci dentro i biscotti. E li andiamo a rimettere sulla carta antiaderente. Croccante, friabile, buonissimo.